Molto bene, ci siamo. Guarda che meraviglia. Ciao, benvenuto sul canale, io sono Cristian e mi occupo di cucina naturale senza glutine. In questo video vediamo come cucinare la verza, quindi la classica verza, in umido con patate. È una ricetta molto semplice ma molto buona, specialmente insomma in autunno-inverno diventa una verdura molto gettonata. Ecco, le patate sono facoltative, quindi puoi farmi la ricetta anche senza patate. Molte persone non possono consumare o non vogliono consumare le patate, essendo comunque un alimento amidaceo, specialmente magari alla sera. Bene, puoi benissimo non mettere la patata, ok? Perfetto, direi andiamo in cucina a fare questa ricetta molto semplice. Se ti piace questo video mi raccomando lasciami un like e iscriviti al canale. Inoltre devi sapere che ho un corso di cucina naturale senza glutine gratuito a cui ti puoi iscrivere, trovi sempre il link sotto ai miei video. Bene, passiamo alla ricetta. Molto bene, eccoci qua. Dunque, per fare la nostra verza in umido con patate ci serviranno delle patate tagliate a tocchetti. Immagina di vedere le patate quelle che fai per fare al forno, ecco la stessa cosa, quindi in maniera grossolana, cubettoni classici da patata al forno. Poi erba salvia abbondante, gli dà un tocco molto interessante. Qui abbiamo una bella cipolla di grandi dimensioni, una cipolla bianca con 2 foglie di alloro, 2 cucchiai di passata di pomodoro e chiaramente la nostra verza. Questa è una verza di piccole dimensioni. Chiaramente olio, sale, pepe e anche metteremo anche del vino bianco, quindi classico vino bianco da cucina secco. Andiamo subito con ordine, quindi accendiamo, quindi pentola in acciaio va benissimo. Gli andiamo a mettere olio extravergine d'oliva, gli mettiamo subito l'erba salvia proprio sul fondo, le foglie di alloro. Molto bene, come vedi devi aspettare che l'erba salvia e anche l'alloro si comincino un po' ad arricciare, no? Quindi cominciano a rotolare. Possiamo unire la nostra cipolla, ecco, qui è importante far rosolare un attimo la cipolla, va bene, perché non è una zuppa. Possiamo già mettergli la patata, possiamo già mettere un pizzico di sale e possiamo unire la nostra verza così sopra. Ora vino bianco, quindi un bel bicchiere di vino bianco, il pomodoro, non ha importanza mescolarlo, tanto in questa fase non ci interessa, dopo andrà tutto insieme. A questo punto sale, pepe e coperchio, e qua diamo la prima ondata. Quindi qui abbiamo messo il vino, quindi in questo momento sotto c'è del liquido, quindi non è un problema, non andrà a bruciare né niente. Dobbiamo solo verificare che come dire, la potenza di fuoco sia adatta, quindi non troppo forte assolutamente. Allora chiaramente dopo un quarto d'ora è meglio controllare, diamo una bella giratina. Beh, direi che sta andando, che è una meraviglia. Vediamo anche che, come puoi notare da sola, il bilanciamento tra patate e verza è veramente ottimale,
vedi? Lo vedi a vista d'occhio. Sta andando benissimo. Adesso direi ancora un po' con il coperchio, dopodiché lo faremo asciugare senza coperchio. In questo modo andremo a rosolarlo un attimo e verrà fuori il buono, perché i sapori vanno anche un po' tirati fuori. Aspetta che non vorrei che passi il fumo e il vapore sull'obiettivo, sarebbe un problema, perché dopo come fai a pulirlo? Allora, fantastico, vedi? Cioè, quindi che cosa abbiamo ottenuto? Allora, intanto si sta un po' attaccando sotto, è quello che vogliamo, perfetto. Cioè il top di questa ricetta, ora te la spiego qual è proprio questa, cioè che deve attaccarsi appena sul fondo, appena che lì tira fuori quel sapore chiaramente buono. Perché gli metto un po' di pepe di cayenne che non l'avevo messo prima, perfetto. Quindi asciugarsi, deve essere asciutto in maniera perfetta. Guarda che bel colore hanno preso, leggera rosolatura che andiamo a fare anche adesso in finale, dà quel tocco proprio incredibile, e sono questi i dettagli che fanno la differenza in un piatto. Adesso quindi noi accendiamo, lo portiamo su in temperatura e gli andiamo a dare quindi una scaldata nel caso fosse rimasto lì la nostra verdura e si è raffreddata, ma in ogni caso gli diamo, io lo andiamo a lucidare, quindi gli diamo quella lucidata. E che cosa facciamo? Semplicemente, e adesso lo andiamo a lucidare, fiamma vivace, e il gioco è fatto. Questa è la piccola differenza tra fare un piatto, anche se vogliamo banale, come può essere verze e patate, ma gli tiriamo fuori proprio il sapore. Dopo lo metteremo su questo piatto e gli metteremo sopra dei pinoli leggermente tostati, daranno un tocco chiaramente in più, croccantezza, sapore, vanno benissimo anche semi di girasole o scaglie di mandorle, chiaramente è facoltativo per chi appunto fa una cucina senza glutine e senza latticini. Come ho già detto, questa preparazione con sopra un po' di scamorza affumicata sarebbe l'apoteosi, e magari poi messa anche in forno, ma se sei qui facilmente segui anche tu un'alimentazione senza glutine e senza latticini, quindi parliamo di cose che a noi non interessano, però va bene comunque dirle, perché invece non ha nessun tipo di problema nel consumare latticini, vuoi per scelta, vuoi per appunto perché gli piacciono e perché non gli interessa assolutamente eliminarli. Ora, come vedi, in questa fase è un attimo, basta un minuto, perché si attacca subito, va bene? Si attacca subito, quindi deve essere un minuto veloce. Voglio fartelo vedere proprio finito, pronto da portare in tavola. Chiaramente questo è un contorno perfetto per l'autunno e per l'inverno. Molto bene, ci siamo. Guarda che meraviglia. Io ora farò un piatto così da portare in tavola, bellissimo. Vedi che no, non è spappolato, no, cremoso, no, deve essere così. E finiamo con due pinoli tostati che danno quel tocco di croccantezza al piatto, ripeto, facoltativi.